Renato Guttuso è stato un pittore italiano tra i principali esponenti del neorealismo pittorico. Facendo riferimento al realismo socialista, la pittura neorealista si proponeva la creazione di opere d'arte ispirate alla realtà, che potessero essere intese anche dalle classi popolari. La passione per l'arte viene coltivata da Guttuso fin dalla più tenera età. Suo padre, infatti, acquerellista dilettante, amava frequentare gli studi e le botteghe degli artisti di Bagheria, portando con sé anche il piccolo Renato, che già a 13 anni realizza i suoi primi quadri. A 17 anni espone invece in una mostra collettiva a Palermo. È il 1928. Oltre a ereditare dal padre la passione per l'arte, il giovane Renato Guttuso erediterà dal genitore anche l'antipatia per il regime fascista. Una delle sue opere giovanili, La fucilazione in Campania, denuncia apertamente i crimini del regime franchista in Spagna, mostrando con crudezza e realismo l'esecuzione di un gruppo di partigiani. Del resto Guttuso, nelle sue opere, non vuole assolutamente edulcorare la realtà e l'attualità, ma mostrarla nella sua crudezza, quasi con violenza. Lui stesso afferma che è necessario che un artista agisca nel dipingere come agisce chi fa una guerra o una rivoluzione. Negli anni 30 Guttuso lascia la Sicilia per trasferirsi prima a Milano e poi a Roma, dove entra in contatto con personaggi di spicco dell'ambiente intellettuale come Alberto Moravia, Elsa Morante, Luchino Visconti, Antonello Trombadori e Marino Mazzacurati, che scherzosamente lo soprannominerà Sfrenato Guttuso per la sua esuberanza. In questi anni matura l'arte sociale di Guttuso, volta a lanciare un messaggio sociale e politico che possa essere inteso anche dalle classi popolari. Nel 1940 ufficializza il suo impegno politico iscrivendosi al Partito Comunista Italiano, allora clandestino. Sarà Guttuso a disegnare il simbolo del Partito Comunista Italiano nel 1943. Nel 1976 viene eletto senatore della Repubblica Italiana. Tra il 1940 e il 1941 crea una delle sue opere più famose, La Crocifissione. Il dipinto verrà apertamente criticato sia dalla Chiesa cattolica che dal regime fascista. Il quadro viene posto sotto accusa per la nudità dei personaggi, per la crudezza della rappresentazione, evidente riferimento alla crudeltà della guerra. Negli anni della guerra conosce Mimì Sedotti, moglie e compagna di vita, che l'artista ritrae in un famoso dipinto del 1940. Musa ispiratrice dell'artista sarà anche la stilista e modella Marta Marzotto. Dal loro primo incontro a Milano nel 1967 nascerà una passione travolgente che durerà 20 anni nonostante entrambi siano sposati. Tra le opere più famose di Guttuso ci sono I funerali di Togliatti, opera che diverrà manifesto del Partito Comunista Italiano, La Vucciria, in cui è evidente il legame fortissimo che lega l'artista alla sua terra, la Sicilia, e La spiaggia, in cui si può notare un ritratto di Pablo Picasso mentre si asciuga sventolando un asciugamano verde come se fosse il drappo di un torero. Renato Guttuso muore nel 1987, un anno dopo la morte della moglie, lasciando in eredità alla città natale Bagheria molte opere che sono state raccolte nel museo locale di Villa Cattolica.